Che differenza c'è fra bisogna e ci vuole? E come si usano al passato? In questo video ti spiego come usare le espressioni bisogna, ci vuole, ho bisogno di e mi serve. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Queste 4 espressioni sono molto simili perché indicano qualcosa di necessario, qualcosa di utile. Sono molto simili, ma ci sono anche delle importanti differenze nel significato e nel modo in cui le usiamo. Cominciamo con bisogna. Si tratta in realtà di un verbo, il verbo bisognare, ma è un verbo un po' particolare perché non si usa praticamente più nelle sue forme personali, quindi non diciamo io bisogno, tu bisogni, ma si usa nella sua forma impersonale bisogna. E la forma più comune è sicuramente bisogna più un verbo all'infinito. Per esempio, bisogna lavorare o bisogna avere pazienza, che significa è necessario avere pazienza, si deve avere pazienza. Sono appunto frasi impersonali, nel senso che non hanno un soggetto specifico. Meno comune della forma bisogna più infinito è la forma bisogna che più verbo al congiuntivo. Per esempio, bisogna che tu faccia attenzione. È una forma meno comune perché c'è un modo molto più semplice per dire la stessa cosa. Bisogna che tu faccia attenzione significa devi fare attenzione. E al passato questa frase diventerebbe ancora più complicata perché dobbiamo poi andare a vedere la concordanza dei tempi. Quindi l'esempio di prima, bisogna che tu faccia attenzione, al passato diventerebbe bisognava che tu facessi attenzione. Quindi abbiamo cambiato il primo verbo, bisogna, e l'abbiamo messo all'imperfetto, ma dobbiamo cambiare anche il congiuntivo e metterlo al congiuntivo imperfetto. Bisognava che tu facessi attenzione è secondo me una frase un po' troppo pomposa e il modo molto più semplice per dire la stessa cosa è dovevi fare attenzione. Parlando del passato, quando usiamo bisogna al passato, lo usiamo praticamente sempre all'imperfetto. Bisognava pensarci prima. E anche in questo caso il secondo verbo non cambia, rimane all'infinito. Anche ci vuole, come bisogna, viene usato in senso impersonale. Il significato è molto simile, ma la costruzione è un po' diversa e anche l'uso, come vedremo, è leggermente diverso. La differenza principale è che, come ho detto prima, bisogna è seguito da un verbo, in genere un verbo all'infinito, abbiamo visto, ma non può mai essere seguito da un nome. Non possiamo dire bisogna pazienza, dobbiamo dire bisogna avere pazienza. Con ci vuole invece accade l'esatto contrario, è seguito da un nome e non da un verbo. E quindi possiamo dire ci vuole pazienza, che significa esattamente la stessa cosa, significa bisogna avere pazienza. Spesso ci vuole viene usato per indicare qualcosa che è necessario per fare qualcosa. Sto pensando alle ricette. Per fare il tiramisù ci vuole il mascarpone. L'altro punto fondamentale è che ci vuole ha 2 forme. Ci vuole quando il nome che segue è singolare e ci vogliono quando il nome che segue è plurale. E quindi diciamo per andare da Milano a Bologna ci vogliono 2 ore. O per fare il tiramisù ci vogliono 4 uova. Non lo so se ce ne vogliono 4, sto inventando. Attenzione a quando lo usiamo in una domanda, perché il nome potrebbe venire prima. Quanto tempo ci vuole per imparare l'italiano? In questo caso usiamo ci vuole perché si riferisce al nome tempo che è singolare. Ma se tornando al tiramisù volessimo sapere quante uova sono necessarie, dovremmo chiedere quante uova ci vogliono per fare il tiramisù, perché uova è plurale. Qui devo aprire una parentesi per chiarire un punto. Ho detto che le espressioni ci vuole, ci vogliono non sono mai seguite da un verbo all'infinito, come invece succede con bisogna. Ma allora qualcuno potrebbe pensare a questa frase: Elisabetta ci vuole invitare al suo matrimonio. In questo caso ci vuole è seguito da un infinito, un verbo all'infinito, invitare. Ma attenzione, non dobbiamo confondere le espressioni ci vuole, ci vogliono con il verbo volere che usiamo normalmente. Quando dico
ci vogliono 4 uova per fare il tiramisù, quel ci all'inizio della frase non significa praticamente niente, non significa noi e non significa lì nel senso di luogo. E vogliono non indica la volontà come il verbo volere. La frase Elisabetta ci vuole invitare al suo matrimonio è diversa. Qui abbiamo il nostro classico verbo volere. Elisabetta vuole invitare noi al suo matrimonio. Le espressioni invece che stiamo considerando, ci vuole e ci vogliono, sono praticamente delle espressioni idiomatiche che indicano appunto quello che è necessario. Spero che sia chiaro a questo punto. Se non è chiaro, fatemelo sapere nei commenti e provo a spiegarlo meglio. Vediamo alcuni esempi con altri tempi. Ci vollero 40 anni per disegnare la prima carta d'Italia dopo l'unità, passato remoto. Ci volevano troppi soldi, imperfetto. Ci volevano plurale perché il soggetto è troppi soldi. Da elefante a elefante nano ci sono volute 40 generazioni, con un passato prossimo, e qui vediamo che l'ausiliare per il passato prossimo è essere, e il participio passato, volute, si accorda con il soggetto, 40 generazioni, in questo caso femminile plurale. E non poteva mancare la famosa canzone di Antonello Venditti con un condizionale presente, ci vorrebbe un amico. Come ho detto prima, il verbo bisognare si usa nella sua forma impersonale. Non possiamo dire io bisogno, tu bisogni, ma c'è un'alternativa. Ho bisogno di. Avere bisogno di può essere seguito da un nome oppure da un verbo all'infinito. Ho bisogno d'aiuto, ho bisogno di riposo, non ho bisogno dei tuoi consigli. Un esempio con un verbo all'infinito potrebbe essere ho bisogno di riposare. Invece di un nome possiamo avere anche un pronome, ho bisogno di te, che può avere un significato, diciamo, romantico, ho bisogno di te nel senso di non posso vivere senza te. E infatti è una frase che troviamo spesso nelle canzoni, ho bisogno di te, dimmi che hai bisogno di me, eccetera. Ma può avere anche un significato pratico. Ho bisogno di te nel senso di ho bisogno del tuo aiuto per fare qualcosa. Vediamo alcuni esempi con altri tempi. Avrei bisogno di un favore, usato con il condizionale di cortesia per rendere la richiesta un po' più educata. Non aveva bisogno di conferme, un indicativo imperfetto. Solo chi ha avuto bisogno d'aiuto è pronto a darlo. Un passato prossimo, e qui vediamo che con il passato prossimo si usa l'ausiliare avere. Ma passiamo all'espressione mi serve, che significa serve a me, è utile a me. Il significato è molto simile a ho bisogno di, ma vedremo che le due espressioni non sono sempre intercambiabili. Uno degli esempi che ho usato prima era ho bisogno del tuo aiuto. In questo caso possiamo tranquillamente dire mi serve il tuo aiuto. Queste due frasi praticamente hanno lo stesso significato. Ho bisogno di una macchina nuova, mi serve una macchina nuova. Anche qui il significato è identico. Ma quando ci riferiamo a una persona dobbiamo fare un po' attenzione, perché dicendo mi serve quella persona potrei trasmettere l'idea che sto in qualche modo sfruttando quella persona, che voglio sfruttare quella persona. Quindi potrei trasmettere un'idea un po' negativa, come nel titolo di questo articolo, la dura frase di De Laurentiis su Agnelli, l'ho usato perché mi serviva. Qui sicuramente mi serviva ha un'accezione negativa, infatti l'ho usato, ho usato quella persona perché mi serviva. E tornando al significato romantico di cui parlavamo prima, posso dire a un'altra persona ho bisogno di te, ma personalmente non direi a un'altra persona mi servi tu. Non mi sembra una frase molto romantica. Con il passato prossimo, in questo caso, usiamo l'ausiliare essere. Ti è servito il libro che ti ho consigliato? E come nel caso precedente, il condizionale rende una richiesta un po' più morbida, un po' più educata. Mi servirebbe il tuo aiuto. Prima di finire voglio ricordare l'espressione servire a qualcosa, che si usa per indicare lo scopo, la funzione di qualcosa. A cosa servono i libri?
E quando una cosa è inutile si dice che non serve a niente. Grazie per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e se vuoi puoi iscriverti al mio canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!